Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi mi trovo in Val Formazza e sono in compagnia di Teo. Ciao. E di Marci. Ciao! E in questo momento ci troviamo al rifugio Busto Arsizio. Abbiamo già camminato circa 3 ore partendo dalla diga del lago di Morasco e abbiamo preso inizialmente il sentiero che ci ha portato alla piana del Bettelmat, sempre meravigliosa, e poi da lì un'altra salita di 300 metri di dislivello, circa un'oretta, per arrivare qua dove siamo adesso, al rifugio Busto Arsizio. Ci troviamo in Val Formazza perché in questi 2 giorni, quindi oggi e domani, parteciperemo all'inaugurazione del sentiero G37 che collega il rifugio Somma Lombardo al rifugio Margaroli al lago del Vannino. È un nuovo sentiero che hanno studiato e messo in sicurezza l'anno scorso il CAI di Somma Lombardo in collaborazione con il CAI di Domodossola. E oggi è il giorno dell'inaugurazione, anzi domani sarà il giorno dell'inaugurazione. Adesso ci mangiamo un bel panino e poi saremo ospiti per la serata e la nottata a rifugio Somma Lombardo, dove conosceremo anche altra gente che parteciperà con noi alla giornata di domani e passeremo 2 giorni di convivialità in allegria qua sulle alture della Val Formazza. Con la pancia bella piena adesso riprendiamo il sentiero, circa 3/4 d'ora per raggiungere il lago del Sabbione, che tra l'altro è la prima volta che lo vedrò dal vivo. Finora l'ho sempre visto solo in fotografia, ma in questa parte di Val Formazza non ci sono ancora mai venuto, quindi oggi ho il battesimo del lago del Sabbione. Teo invece c'è già stato da queste parti, ha fatto il giro dei 5 rifugi. Com'era, Teo? Molto, molto bello ma faticoso, eh? Quanto tempo ci è voluto? Circa 7 ore. Beh, 7 ore, pensavo di più. Ma io sono uno stambergo. Sì, è vero, Teo va veloce. E anche per Marci è la prima volta qua al lago del Sabbione. Una delle mie lacune, come direbbe Teo. Oltre agli orridi di Uriezzo. Quindi per noi due è il battesimo del Sabbione. E poi perché si chiama così, qualcuno lo sa? Scrivetelo nei commenti. Eccoci alla piana dei Camosci. Anche questa piana, come quella del Bettelmat, è davvero molto suggestiva. Bella, abbiamo già visto 2 o 3 marmotte in lontananza. Rilassante. Eccolo là, rifugio Somma. Ci siamo quasi. Andrea prepara una bionda d'arvola perché stiamo arrivando. Comunque sì, devo dire, il sentiero bello impegnativo, 3 ore e mezza circa, però sono contento di aver fatto questo sentiero e non il classico G39, che è il classico sentiero che è consigliato per arrivare al rifugio Somma in circa 2 ore e mezza, perché penso che vedere la piana del Bettelmat
e la piana dei Camosci valga comunque quell'oretta in più che c'è da camminare. Sono due posti molto belli. Teo, cos'è che dicevi prima che esiste un documentario su YouTube della costruzione della diga? È un documentario intitolato La diga del Sabbione Su YouTube? su YouTube, che racconta la costruzione della diga, anzi documenta la costruzione della diga. Figo. Allora devo proprio vederlo. Appena arrivo a casa vado a vederlo. Rifugio Busto, la piana dei Camosci. Tutto il sentiero appena percorso. Ci siamo quasi. Oh, che bene! Ed eccoci al rifugio Somma Lombardo. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao. Ah, farà posto. Ah sì, camera sempre. Permesso? Aspetta che chiediamo a Luciano com'è che è nata l'idea del nuovo sentiero delle Guglie delle Bende. Ma Stefano, cosa ti devo dire? È nata per curiosità essenzialmente, e quando vieni in questo posto poi ti chiedi ah che bello, ma dietro lì cosa c'è? Ah lì c'è il Bliner, e dietro lì ah c'è di questo, e dietro lì ma sì non so, qualche volta andavano però non si sa bene eccetera eccetera, e quindi cominci a guardarti attorno. Poi qualcuno più avventuroso di me sinceramente c'è andato, ma qua stiamo parlando solo di qualche anno fa. È tornato entusiasta, dice ma ho visto dei sassi bianchi stupendi, una cosa incredibile eccetera eccetera, quindi anche noi con Andrea, con altri, soprattutto con Andrea abbiamo detto ma andiamo a cercare, vedere di qua e di là, cominciamo a segnare, cerchiamo la strada, perché poi il grosso problema di un ambiente non conosciuto, non antropizzato così, è che non ci sono segnali, ma cambia ogni stagione, ogni mese, ogni settimana cambia, perché si andava su per dire con la neve all'inizio stagione e dici cavolo forse è meglio passare di qua, forse è meglio passare di là, andavi su dopo 15 giorni, dice è cambiato tutto, e noi diceva ma perché siamo passati di qua, quindi tenta ritenta a destra e a sinistra le Guglie, poi ci siamo arrivati anche noi cercando di tracciare la strada migliore. Poi l'altra cosa che era importante non soltanto arrivare alle Guglie ma creare un collegamento con l'altra valle, no? Sostanzialmente che consentisse anche al rifugio di essere su una via, perché se no se venivi al rifugio Somma ti fermavi al rifugio Somma essenzialmente, e quindi però avere una via di comunicazione che ti connette con la valle del Vannino, quindi di conseguenza dal Vannino puoi andare dove vuoi andare al Devero, dal Devero vai al Veglia, dal Veglia vai al Sempione, oltre Sempione, per cui voglio dire diciamo di opportunità ne abbiamo creato. Sì. Sentiero alto. Un sentiero alto, mentre prima eri costretto a scendere in valle, risalire, quindi insomma giù, esatto, sempre bello, però dice uno che normalmente che quando fa una via la segue, sta in alto ed è stato più difficile tracciare di qua o di là verso guarda, di là noi non abbiamo tracciato, perché con il CAI Domodossola invece abbiamo avuto dei rapporti, perché in quanto essendo i proprietari del
rifugio Margaroli, avevano anche loro con i gestori anche del Margaroli, si diceva spesso, cavolo, se ci fosse una via di comunicazione sarebbe interessante. E di conseguenza c'è stato l'interessamento del CAI Domodossola, anzi diciamo che poi il deposito della traccia eccetera è stata fatta da Davide Pozzo, del CAI di Domodossola, e che ci ha aiutato anche a tracciare, cioè a seguire la traccia che ha depositato anche da questa parte. Adesso la parte sotto del vanino è stata sistemata abbastanza recentemente, però mi dicono che io non l'ho ancora fatta, diciamo, con la tracciatura, con i segnali, i bolli eccetera. L'abbiamo fatta a tentativi, perché siamo anche scesi dai diruppi dall'altra parte, cioè magari si fa prima. Forse è meglio di no. Devi fare una via ferrata. Sì, più o meno, forse non è il caso di far scendere anche altri, insomma si avrebbe avuto qualcuno sulla coscienza. Mentre così, quindi è stato abbastanza logica, e anche in conseguenza dei cambiamenti climatici degli ultimi decenni, comunque, perché una volta era sede di ghiacciaio, quindi c'era una via tracciata ma di ghiaccio. Buon appetito a tutta la sala. Grazie. Che bell'aspetto che ha, sembra quella del Previ. Previ, vediamo se è più buona la tua o questa. Ce l'avete fatta, grande. Bene, bene, voi? Finita la fatica. Fammi infinito. Buongiorno, ci siamo appena svegliati qua a rifugio, abbiamo fatto colazione. Stamattina c'erano anche degli stambecchi che si incornavano su per la montagna, ho provato a filmarli. Adesso ci stiamo preparando, stiamo raccogliendo le nostre cose e tra poco si parte per le bianche guglie delle Bendum. Buondì. Ciao. Ciao, ciao. Sì. Allora, buongiorno da Rifugio Somma. A noi. Sì, buongiorno Marci, buongiorno Teo. Adesso ripartiamo. Direzione Bianche Guglie delle Bendum. Come avete dormito? Abbiamo dormito. Bene, come tutti qua dentro. Adesso siamo di nuovo tutti belli carichi, dai. E oggi camminano con noi anche Francesca e Alan. Finalmente un'escursione insieme. È vero, è vero. Sì. In Alta Valformazza, obiettivo Guglie delle Bendum e poi Margaroli. Polenta e Margaroli, dai. C'è anche Marco di Trekking Varese. Ciao ragazzi. E qua nelle retrovie il grande Luciano. È grande. Qua c'era il caditoio e sotto qua in fondo scendeva con un imbuto. Esatto, ci sono 400 metri di gallerie, di sviluppo di galleria. Sì. Con un'ansa che faceva il giro il treno per tornare indietro, e da lì c'erano questi due caditoi che facevano cadere i sassi che venivano caricati sui vagoncini, e poi c'erano gli operai che salivano con le sbarre di ferro per disincastrare quando si incastravano, ed era un lavoro molto pericoloso. Mamma mia. Posso immaginare. E in mezzo c'è una colonna di ghiaccio, non so, avrà una dimensione di 4 metri di diametro minimo,
che sorregge tutto, è bello. Anche si vedono ancora dei pezzi di scalini di legno ormai marci, eccetera. Pazzesco. Se potete vedere sul nostro sito, forse come collegamento, anche su quello di Unex Project, sono del CAI di Gallarate che hanno fatto mi hanno portato, poi quando c'era da strisciare l'ultima parte che fa il giro, chiaramente non mi sono infangato, li ho aspettati che uscissero. Mamma mia. Questo è tutto il gruppo di BAM partendo dal Corno all'orientale occidentale, Sega di Ban, e poi invece quello là è il picco del Costone. In realtà noi adesso scendiamo, il G37 l'abbiamo fatto passare a destra del laghetto perché a sinistra quando c'è neve è un po' impegnativo comunque, quindi poi risaliamo il vecchio alveo del ghiacciaio, chiamiamolo così, costeggiando un po' il torrente. Sotto il ghiacciaio pieghiamo a destra e saliamo fino al passo con una salita molto delicata, insomma una pendenza fattibile. Poi attacchiamo il pizzo del Costone senza arrivare in cima. Prima della cima ci buttiamo sulle guglie che sono già quelle là. Le abbiamo battezzate guglie bianche dell'Ebendun perché in realtà tutti dicono ma l'Ebendun è nero, in effetti l'Ebendun è quello dietro la nuvola là che si vede, che in realtà è una roccia nera. E quelle, ma sono fatte di cos'è? Calcare? È una roccia carbonata, è calcarea, ma comunque la cosa un po' particolare a livello geologico, intanto aguzzate gli occhi perché qua si trovano cristalli, se ne trova un po' di tutto. Però la cosa, adesso io non sono un geologo, però si vede bene la vena calcarea che scende dall'Osand, che è quella là, la punta dei sabbioni, si butta sotto il ghiacciaio, sotto la morena, e risale, e poi si vede anche dal Margaroli. Per chi oggi va giù al Margaroli la vedrete, una vena, è proprio una vena di roccia bianca. E da qua è il punto forse dove si vede un po' tutto il percorso fino alle guglie. Poi per chi scenderà dalla parte di là si costeggia il Lebendun, che adesso è un po' tra le nuvole, si arriva al passo del Vannino, praticamente ai piedi del ghiacciaio dell'Arbola, e poi si comincia a scendere e praticamente il Margaroli rimane qua sotto. E niente, quindi... Bravo Andrea, mi è piaciuto come hai rassicurato dicendo la salita è molto dolce. Possiamo tornare per il pranzo, Sì, l'avete fatta, l'avete vista? Esatto. Bella. Andrea, com'è stata, diciamo, le impressioni delle prime volte che avete camminato per di qua senza che sentire? adesso sono sorpreso perché di solito quando vengo qua si va un po' a naso perché siamo in alta quota, roccia, ghiaia. Invece adesso, grazie anche un po' al fatto che è frequentato, insomma si vede bene, quindi abbiamo sicuramente una buona segnaletica. Io mi ricordo nel 2017 quando siamo venuti la prima volta che proprio non c'era niente, ci siamo dovuti inventare la traccia, eravamo in 3, uno là, uno qua, uno là. Si diceva no, di qua non si passa, di qua si passa, di qua è meglio, di qua non è meglio. Adesso invece Si va via lisci. ma insomma lisci, siamo sempre in alta quota, bisogna sempre tenere un po' un occhio di attenzione, gli ometti ogni anno la neve te li butta giù, quindi è un po' impegnativo, però insomma adesso sappiamo, cioè si vede, i segni si vedono, dai, tutto sommato anche chi lo fa in autonomia penso che non abbia problemi. Bel paesaggio, è davvero bello comunque. Adesso vedrai sopra là, sembra di camminare sulla luna, Qua. Perché le riunioni sono comunque non c'è niente che supera l'Indonesia. Te, è passata la prima oretta di cammino, cosa possiamo dire? Bello? È molto bello, molto sassoso e molto wild. Adesso siamo all'interno di un vecchio ghiacciaio, il ghiacciaio di Ban, Suggestivo. molto suggestivo. Sì, come difficoltà direi che non ce ne sono, semplicemente un filo di fatica, ma niente di che. Attenzione, Fino a qua. segna via. Adesso vediamo se risale sopra di là, vediamo un po' com'è. Giustamente Teo dice attenzione segna via perché sono comunque segnati sui sassi, si vedono bene, ma se ci fosse un po' di nebbia o tempo un po' instabile potrebbe essere difficoltoso, quindi comunque questo sempre in generale in montagna.
Adesso andiamo a intervistare Francesca, Marco e Gloria di Hiking with Glo. su Instagram, giusto? Esatto. Com'è questo sentiero per adesso? Bellissimo. Sì. A parte il primo pezzo che è stato bello rognoso. Si parte subito. Partire da freddi subito. Pem! È stata una bella botta, però Cioè, per adesso va bene. Bellissimo, stiamo aspettando adesso la stroncatura alle gambe. Vi presento anche Gianluca del Beer and Mountains su Instagram, giusto? Assolutamente. Ok, seguito. Se vi piacciono le birre alle montagne è quello il posto. Non c'è scusa. Mi sa che fino a 2 o 3 settimane fa, prima del caldo. Almeno in Trentino mi dicevano fino alla settimana prima di quando siamo andati noi che era giugno. Allora Luca, cosa possiamo dire? Ce l'abbiamo quasi fatta, quasi. Quasi alle guglie. Però è già un bel pezzo, dai. Sì. Regolare. Regolare, sì. Si va su. Con la mia andatura non ce l'avrei fatta. In che senso? Perché non mi so gestire. Ah, tu parti e Io vai. parto e Ok. vado. Poi muori. Dopo quello che ho, dopo mi fermavo all'acqua di Ban. Beh, così in gruppo ci sta a camminare, dai, è più bello, è più bello. Sì, si conoscono le storie delle persone, è interessante. Si fa meno È fatica. più interessante, esatto, si fa meno fatica, giusto. Pazzesco. Illustratevi quali laghi stiamo vedendo. Bellissimo. E quello credo sia il ghiacciaio dell'Arbolo, visto da questa prospettiva. Poi qua sotto c'è il lago Struer e sotto il Vannino. Sì. Questa crestina qua è davvero panoramica. Spettacolo. Peccato la nebbia adesso. Vediamo un attimo. Beh, da qua la vista è davvero impagabile. Destra, sinistra, avanti, dietro. Qualsiasi posizione ti giri c'è qualcosa di bello da vedere. Adesso scendiamo giù per di qua, ci ricongiungiamo al gruppo del CAI di Domo. Stiamo scendendo dal Pizzo Costone. Questo è forse uno dei tratti un pochino più difficili da affrontare perché bisogna scendere su queste rocce un po' ballerine. Un po' di difficoltà a scendere qua dal Pizzo Costone. Il sentiero praticamente rimane qua a destra, mentre inizialmente avevamo sbagliato scendendo a sinistra. Adesso ci stiamo un attimo reindirizzando tutti. Comunque qua il paesaggio è davvero pazzesco. Ci sono dei colori incredibili. Buongiorno a tutti! Ciao!
Signore e signori, benvenuti alle bianche guglie dell'Ebendum. Uno spettacolo della natura. Queste rocce così bianche. Si sgretolano un po'. Adesso sono un po' prese d'assalto dai fotografi, giustamente, perché oggi siamo in tanti, siamo tutti emozionati di fronte a questo spettacolo, quindi è giusto fare un po' di fotografie a questo bel posto. Ha chiesto però in generale quali sono state le vostre impressioni e della giornata di oggi e anche un po' di come è nata l'idea di realizzare questo bel sentiero. Allora, la giornata di oggi è emozionante perché dopo aver lavorato tanto nella realizzazione di questo percorso, vedere così tanta gente è anche un onore, insomma. È una bella soddisfazione e gratifica dal lavoro e dalla fatica svolta. In realtà il sentiero è nato da un'idea di Andrea, diciamo onestamente, nel senso che lui aveva in mente di fare questo percorso di unione fra rifugi e raggiungere questa magnifica struttura naturale che abbiamo alle spalle, che sono le guglie bianche. E poi dopo la cosa mi ha preso fin da subito. Io faccio parte della SOSEC Piemonte, per cui mi occupo di sentieristica. Ho pensato, ma sì, possiamo provare. Abbiamo guardato, ho provato diverse tracce. Oggi è la mia 15ª volta che vengo. Sei un po' stufo o ti emoziona ancora? Mi emoziona ancora più o meno siamo lì, anch'io. Sì. E oggi in modo particolare perché vedo che viene apprezzato. Mi è piaciuto molto anche settimana scorsa. Siamo venuti a fare gli ultimi ritocchi, le ultime pennellate e ho trovato lungo il percorso 18 persone. Pensare che un numero così elevato di persone vengono in questi luoghi che fino a 3 anni fa erano sconosciuti ai più è bello, emozionante. E stimolo per fare qualcosa di nuovo. Adesso vedremo se riusciamo a farlo assieme, perché con diciamo questo scambio interregionale è stato veramente produttivo, costruttivo e ha creato anche un bellissimo rapporto di amicizia. Sì, ha generato intanto condivisione anche di intenti, perché poi scoprire che dall'altra parte c'era qualcuno che stava pensando esattamente la stessa cosa che stavamo pensando noi. Va citato anche di logica anche Tiziano del Margaroli, perché è lui che ci ha fatto incontrare, perché io parlando con lui da gestore del rifugio Somma dicevo, ma Tiziano, dobbiamo unirci, dobbiamo unire i 2 rifugi, perché questo è un passaggio bellissimo, un'alternativa alla GTA, al Sentiero Italia, ad altri cammini traversati, insomma apre dei mondi per l'escursionista che secondo me sono veramente apprezzabili. E Tiziano, ho detto, ma scusa, ma tu lo conosci il Davide? Ma dai, ci ha messo in contatto. In un anno ha fatto quello che noi probabilmente non saremmo riusciti a fare in 3-4, perché noi eravamo ancora qui a cercare di capire, ma passiamo da qua, passiamo da là, e poi come si fa a mettere un sentiero sulla cartografia? Loro sono tecnici, lo fanno volontariato, giusto? Sì, volontariato. Lo fanno in maniera professionale e grazie a loro i sentieri sono sempre aggiornati, sono sempre, cioè se voi vedete sulle cartografie dei sentieri, perché c'è qualcuno che prende la mattina all'alba e va a fare la traccia, cioè poi uno può dire si poteva passare di lì, si poteva passare di qua. La cosa bella di questa esperienza è stata che è un po' ritornare a quello che era una volta la sentieristica esplorativa, cioè quella di andare a cercare dei luoghi sconosciuti, a trovare la traccia, il percorso migliore, e pensare nel 2021 che abbiamo ancora dei luoghi inesplorati sulle Alpi, non in India o in Kathmandu, nel Nepal, ma qua vicino a noi, alle porte di casa. È bello, emozionante capire che si può portare le persone a conoscere il territorio in modo diverso e più approfondito. Ambienti peraltro spettacolari, sì, dal punto di vista paesaggistico, geologico. Qua francamente io sono appena stato all'estero in Islanda, ma sembra un ambiente da Islanda, eppure ed è finalmente abbiamo aperto l'alta via Ossolana, questo bisogna dire, perché da adesso dal Sempione volendo si può arrivare al Gries facendo un percorso a tappe di 6-7 giorni, alloggiando nei rifugi dei nostri CAI che sono bellissimi e attraversando i parchi naturali del Veglia, del Devero, arrivare invece in Valformazza, vedere tutta l'alta Valformazza
senza vedere una strada asfaltata, e questa Stando è in alto, alta bellissimo. via, sì. Quante volte vi siete trovati, diciamo, a tavolino, magari in inverno, a studiare un po' il percorso? Non tanti, Sì. più che altro Ci siamo qua. sentiti, Sentiti. poi ci siamo trovati tante volte qua. Sì, operativamente, operativamente, a fare, il perché rifugio. sembra uno scherzo, ma comunque portare una croce a 3000 metri del palo, il palo di vetta con la cartellonistica a 3000 metri, la vernice per assegnare, è un lavoro che ha chiesto... Ma anche pensare i tempi, perché cioè... Sì, esatto, a scegliere se passare più a destra o più a sinistra ha comportato tante prove e tante volte in cui siamo venuti fisicamente qua a trovare le soluzioni migliori, insomma. Bello, dai, vi ringrazio e Grazie a te. oltre al ringraziamento da parte mia anche di tutti gli escursionisti che passeranno di qua, sono Grazie a voi sicuro che che siete ve li fanno in differita. Lasciate la vostra firma e venite a trovare il nostro territorio. La firma dove si trova? C'è un libro di vetta? C'è un libro di vetta vetta nella sotto la cassetta croce. che naturalmente abbiamo portato a spalla, come la croce. Ah, eccola là, ok, È perfetto. stata come la passione. Non mancheremo di firmarlo. Gestione allora. condivisa, Kaidomo. Grazie Davide, grazie Andrea Grazie e a te. Tiziano, Luciano e tutte le altre persone che hanno collaborato a questo Grazie a voi che progetto. siete qua e oggi, e grazie a chi lo percorrerà mantenendolo vivo. Insomma, adesso questo percorso va vissuto e condiviso. 1, 2, 3. Al G37. Adesso squizzo, È arrivato il momento dei saluti, qualcuno torna giù a Rifugio Somma e qualcun altro invece continua insieme a noi a Rifugio Vannino per pranzo e abbiamo una fame pazzesca. Ormai si sono fatte cosa? Mezzogiorno? Oltre mezzogiorno? Non benissimo. La compagnia delle Bendum. Praticamente siamo arrivati al passo del Vannino e adesso si continua per di qua. Siamo nel secondo pezzettino un po' più brutto dell'escursione, oltre alla discesa del pizzo del Costone, che era bruttina. Anche qua c'è un po' di sassi che si muovono. Ma lì in fondo è già finita. Siamo praticamente a ridosso del lago Struer e questa parte è molto carina perché è tutta verde dopo ore e ore passate sul grigio della pietraia. Trovare un po' di prate, un po' di sentiero scorrevole non è stato affatto male. Il lago è molto bello, grazie anche alla bella giornata di sole che ci stiamo ritrovando. Tra poco inizia anche l'ultima discesa che ci condurrà al panino, al Rifugio Margaroli, perché sono praticamente le 2, se non di più, e non abbiamo ancora mangiato nulla. Mi trovo sul sentiero che conduce al passo del Nefelgiù. Praticamente abbiamo deciso di non scendere al Rifugio Margaroli per guadagnare un po' di tempo, stare su un sentiero a mezza costa, abbastanza alti, e ricongiungerci su questo sentiero che porta al passo del Nefelgiù. Come vedete sono abbastanza cotto, il giro è stato molto impegnativo e mancano ancora almeno 2 ore. Siamo tutti belli cotti, ovviamente molto soddisfatti perché il sentiero regala dei paesaggi magnifici, però sinceramente avrei dovuto attrezzarmi meglio con il cibo.
questo video che si chiama il video suicidio, dove tutti noi decidiamo di andare su al passo del Nefelgiù. Andiamo su, non era abbastanza oggi, dovevamo camminare ancora. Io ci tengo a dire comunque che le sto pagando tutte quelle che ho fatto passare agli amici che sono venuti con me in passeggiata, oggi me le stanno facendo passare a me. Eccola al passo di Nefelgiù e ora giù! Mi sa che è una foto. Non ci credo! Siamo quasi arrivati! Papà, questo è il ballo della felicità. Cioè, sta passeggiata è sembrata tipo Sparta, o sopravvivi o muori. Che bello il lago di Morasco. E dopo 5 interminabili ore più o meno siamo giunti al lago di Morasco. Salutiamo il grande Luciano, un applauso. Che ci ha guidato in questo bellissimo sentiero dalle Guglie fino a qua. Un po' di fortuna mi ha trovato la strada. Ce l'abbiamo fatta. Grazie Luciano, grazie a tutto il resto del gruppo. Ciao ragazzi. Ciao. Alla prossima. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao! Grandi! L'importante è arrivare, ragazzi. Avete fatto veloce, eh?